Ciao, benvenuti sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi con questo mio video vorrei parlarvi di un aspetto fondamentale della lingua italiana, l'uso degli articoli determinativi. Ma attenzione, non vedremo le forme di questi articoli, ma ci concentreremo sull'uso. Articolo sì o articolo no? Questa è una domanda che molto spesso i miei studenti mi fanno. Quindi non è un video per principianti, ma diciamo per coloro che già parlano e conoscono la lingua italiana e vogliono approfondire proprio l'uso dell'articolo determinativo. Ma prima di iniziare con la lezione di oggi, ti chiedo un aiuto. Se ti piacciono i nostri contenuti che gratuitamente prepariamo per te, ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e poi di sostenerci con un mi piace se ti piacciono i nostri video. Questo ci è di grande aiuto per continuare a creare dei contenuti da regalarti. E poi ti ricordo che puoi prendere con un link nella descrizione del video un materiale, un PDF che ho preparato per te sulla lezione di oggi. E poi se ci vuoi offrire anche un caffè, trovi il link sempre in descrizione. Grazie. Bene, adesso iniziamo con la lezione di oggi. Io do uno sguardo ai miei appunti così non dimentico nulla e non parlo troppo durante il video. Allora, come abbiamo detto, articolo sì o articolo no? Questo è un grande dubbio. Allora, iniziamo a dire che gli articoli sono quella parte variabile del discorso che precede il nome, che accompagna il nome e quindi concordano nel genere e nel numero con il nome. E questo voi già lo sapete. Poi gli articoli determinativi sono quegli articoli che indicano persone o cose o animali, diciamo già note, per esempio tra i parlanti, o comunque riconoscibili o comunque specifiche. Per esempio, se io dico ho letto il libro che mi hai consigliato, chiaramente sappiamo di quale libro io sto parlando. Quindi iniziamo a dire che gli articoli si usano proprio in questo caso, quando parliamo di qualcosa di specifico. Ho preso la macchina, sappiamo di quale macchina stiamo parlando. Usiamo gli articoli anche con le categorie generali o gruppi. Per esempio, io posso dire gli italiani amano il calcio o le api sono insetti utili. In questo caso stiamo parlando di categorie di animali o di persone. Con i nomi di persona cosa facciamo? Non usiamo l'articolo. Generalmente io dico conosco Maria da molti anni, ma attenzione perché se andate nel nord Italia invece è molto frequente nella lingua parlata usare l'articolo con i nomi di persona. Quindi potrete sentire io conosco la Francesca, conosco la Maria da molto tempo, ma è un uso del nord Italia. Invece usiamo gli articoli al plurale quando vogliamo indicare tutti i membri di una famiglia, per esempio i medici, gli sforza. In questo caso usiamo gli articoli plurali. Oppure usiamo l'articolo quando usiamo un titolo o una professione seguita dal nome. Il dottor Rossi, la signora Bianchi. Un altro caso in cui usiamo l'articolo è con i nomi delle lingue. Io dico l'inglese, il francese, lo spagnolo. Molti studenti mi dicono l'italiano è difficile, quindi usiamo l'articolo. Ma attenzione, perché è molto frequente nella lingua colloquiale non usare l'articolo con i verbi, per esempio parlare, studiare, insegnare. Quindi voi potrete sentire anche studio italiano.
oltre che studio l'italiano. Passiamo ai nomi di famiglia, ai nomi di parentela, accompagnati da un aggettivo possessivo. Sono sicura che voi sapete che c'è una regola ben chiara, che con i nomi di famiglia al singolare accompagnati da un aggettivo possessivo non usiamo l'articolo. Ma attenzione, perché c'è un caso in cui invece viene usato l'articolo. E quali sono? E qual è questo caso? È il caso in cui il nome viene modificato, cioè per esempio è un diminutivo o un vezzeggiativo, cioè quando usiamo quella parola in modo affettivo. Quindi per esempio io dico la mia sorellina è adorabile, ma dirò mia sorella è più alta di me. Quindi questi sono i casi in cui potete usare l'articolo con l'aggettivo possessivo e il nome di famiglia al singolare. Usiamo l'articolo con i nomi che indicano dei concetti astratti o generali, per esempio la pace, l'amore, il tempo, la felicità. In questi casi queste parole, questi nomi sono accompagnati dall'articolo. Per esempio io posso dire che l'onestà è una virtù. Oppure usiamo gli articoli anche con i colori. Il rosso è il mio colore preferito, quindi il blu, il giallo, il verde e così via. Ora, generalmente non usiamo l'articolo davanti ai nomi dei giorni della settimana o dei mesi o delle festività. Io dico lunedì parto per Milano. Marzo è un mese piovoso generalmente. Attenzione però, perché ci sono dei casi in cui invece accompagniamo questi nomi con l'articolo. E questi casi sono, per esempio, con i giorni della settimana usiamo gli articoli quando vogliamo indicare delle azioni abituali nel significato di ogni. Per esempio, se uno studente ogni mercoledì ha la lezione di italiano, può dire il mercoledì ho la lezione di italiano. Significa che si ripete ogni mercoledì, ogni settimana. Posso usare l'articolo anche davanti ai giorni del mese o alle date particolari o agli anni o ai secoli. Per esempio, io dico il 15 agosto è una festa italiana. Ma attenzione, se io dico invece metto il giorno della settimana, allora non uso l'articolo, dovrò dire giovedì 15 agosto, perché è un giorno della settimana. Abbiamo detto che l'anno è accompagnato dall'articolo, per esempio posso dire il 2023 è stato un anno molto caldo, o con i secoli il XIII secolo e così via. Con i nomi delle festività ho detto che generalmente non usiamo l'articolo, ma attenzione perché se io per esempio voglio specificare qualcosa, allora uso l'articolo. Il Natale di Roma o il Capodanno cinese. E poi attenzione perché c'è una festività che invece usiamo sempre l'articolo, è la festività italiana del 6 gennaio. Ricordi il nome? Ti aiuto io. L'Epifania. Questo nome è sempre accompagnato dall'articolo. Ultima cosa rispetto al giorno. I nomi dei vari momenti della giornata sono accompagnati dall'articolo, quindi la mattina, la sera, il pomeriggio. Per esempio, la sera vado a letto presto. Ora passiamo ai nomi dei luoghi geografici. Allora, generalmente con i nomi di regioni, paesi, continenti, mari, monti usiamo gli articoli. Quindi io dirò l'Europa, l'Asia, l'Italia, il Brasile. Per esempio, la Francia è famosa per il vino o il Monte Bianco è la vetta più alta d'Europa. Attenzione però perché quando parliamo di Israele, per esempio, non usiamo l'articolo. Per quanto riguarda invece le isole,
le grandi isole e i gruppi di isole, generalmente usiamo l'articolo, quindi rientra nella casistica generale dei luoghi geografici. Quindi dirò la Sardegna e la Sicilia, o le Eolie, le Egadi, le Maldive. Attenzione però, perché ci sono alcune grandi isole con le quali non usiamo gli articoli. Cito alcuni esempi, per esempio Malta, Rodi, Cipro, Creta, Cuba. Ancora continuiamo a non usare l'articolo quando usiamo la preposizione, per esempio in. Io dico in Italia, in Europa, ma attenzione, e questo sono sicura che già lo sapete, con il nome di alcuni stati plurale, allora usiamo gli articoli. Negli Stati Uniti, nelle Filippine. Con i nomi di città non si usa l'articolo. Quando usiamo gli articoli? Quando per esempio l'articolo è parte integrante del nome. Per esempio, avete mai sentito della città L'Aquila, La Spezia o all'estero il Cairo? Ecco, se l'articolo è parte integrante del nome della città, ovviamente va mantenuto. Se usiamo l'articolo davanti ad alcuni nomi di città è perché ci riferiamo alla squadra di calcio. Per esempio, i miei figli tifano per la Roma. In questo caso parlo appunto di calcio. Siamo arrivati alla fine. Non usiamo gli articoli nelle enumerazioni o quando voglio fare per esempio una descrizione. Per esempio, io posso dire che sul tavolo ci sono libri, penne, quaderni, libri. In questo caso, che è una enumerazione o un elenco, in questo caso non c'è bisogno dell'uso dell'articolo. Bene, ora spero che il mio video ti sia utile per avere un po' una panoramica generale di quando usare l'articolo determinativo e quando non usarlo. Però ho preparato per te un piccolo esercizio col quale magari puoi metterti alla prova. Trovi il link in descrizione, insieme al link per prendere anche il PDF e avere sempre con te, diciamo, l'elenco che ho preparato in questo video. E allora io ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine, spero che ti sia utile. Commentami, scrivimi qualcosa nei commenti per farmi capire se è stato tutto chiaro o se hai bisogno di aiuto. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!